Oggi vi mostro come installare una P66, una sonda SideScan, bella grande, e per non farci mancare nulla anche una TM150M che è la classica sonda CIRP da 300 watt. Allora, queste sono tre sonde che io amo tantissimo, forse per la zona dove sono io sono quelle che mi danno più soddisfazioni. P66, due coni, uno stretto, uno largo, si tratta di una sonda monotono, 50 e 200 kHz. Il SideScan, questo è il SideScan di Furuno, lavora questo qui, in questo caso specifico, a una frequenza un po' più alta rispetto al suo fratellone maggiore, perché ne ha uno che va a 230 kHz, questo è 4,50, però è comunque un strumento molto valido, una sonda molto valida per la ricerca degli hotspot e anche i banchi di pesce distanti dalla barca destra e a sinistra. Ho fatto già dei video sul SideScan, quindi per chi non lo conosce consiglio di andarlo a vedere. Comunque, quello che vogliamo vedere oggi è come si va a installare una P66, come scegliere la posizione giusta sulla carena di una barca, in questo caso il mio vecchio Boston Whaler 17 piedi Sacconet del 1973, ce l'ho da 30 anni ormai, gli ho appena fatto il ciclo antiosmosi, anche se non aveva nessun tipo di problema, è un tipo di prevenzione che secondo me va sempre fatta, soprattutto per le barche che stanno tanto tempo in mare. E vista questa carena, ve la farò vedere ancora meglio, vi mostrerò per me qual è la soluzione migliore per posizionare tutte e tre queste sonde, perché alcune sonde in alcune zone e perché il SideScan in un'altra zona, in un altro sistema. Iniziamo con la sonda più importante, il SideScan, che è quella che deve avere la vista libera destra, sinistra e sotto. Quindi è la prima sonda che va posizionata sulla carena e si deve mettere il più vicino possibile al centro carena, ovviamente compatibilmente col motore che si ha, che non deve andare a toccare, e anche compatibilmente con il suo movimento, perché deve essere possibile alzarla. Andiamo a vedere dove si può mettere. Questa è una bella inquadratura della carena. Come potete vedere io non ho nulla sotto, ho dei pattini che sono molto più avanti, quindi quelli non mi danno fastidio, e la parte dietro è tutta quanta liscia. È chiaro che se io avessi avuto dei pattini che arrivano fino alla fine della carena, diciamo fino a questo punto, ne avrei dovuto tenerli in considerazione. Non bisogna mettere la sonda sul patino, perché se noi mettiamo la sonda sul patino, le bollicine d'aria che corrono lungo la carena e arrivano sul patino fino alla sonda darebbero sicuramente fastidio. In questo caso questo problema non c'è, i patini sono molto più avanti, quindi l'aria sicuramente scorrerà lateralmente sulla carena e uscirà da questa parte, e qui avrò sicuramente l'acqua molto pulita, quindi posso usare tutta questa parte dello specchio di poppa. Prima cosa che abbiamo detto già prima, bisogna mettere il SideScan in una posizione che riesca a vedere destra e sinistra. Se io lo vado a montare per esempio a questa altezza qui, e qui vado a montare la P66, sicuramente lui incontrerà la nostra sonda, perché i raggi del SideScan vanno in questa direzione e nella direzione opposta, destra e sinistra. Prendiamo quindi il SideScan, che è questo qui, e vediamo dove lo possiamo posizionare. Una cosa importante è che se la nostra poppa è tonda e il nostro SideScan va a spostarsi lateralmente in questo senso, se lo metto qua vedete ancora meglio, così o così, non va assolutamente bene ovviamente. Deve essere longitudinale la barca, quindi dovrò stare attento e casomai metterci uno spessore dietro e fare in modo che sia esattamente parallelo alla carena. Adesso vedremo meglio anche il discorso dell'altezza, più o meno giù. Metteremo in questa posizione il nostro SideScan. Adesso tireremo giù il motore per essere sicuri che non vada a dar fastidio in qualche modo, ma penso proprio di no.
la posizione della P66 sarà più o meno questa, e dopo vedremo insieme com'è fatta e come si deve fare proprio per aprirla. Questa qui era già montata su questa barca, ma ho tolto tutto per montare il SideScan, perché prima questa era montata più o meno qui e invece questo spazio mi serve per il SideScan, quindi ho dovuto allontanarmi con la P66 e da questa parte andrò a mettere la TM150M. Quindi una sonda, facciamo così, quindi una sonda doppio canale 50 e 200 kHz. Con il FUR 1 mi funzionerà anche il bottom discrimination, cioè mi dirà di cosa è fatto il fondo fino a 100 metri di profondità, e avrò anche l'AccuFish. Dall'altra parte avrò la TM150M, che è una piccola sonda medium CIRP, ma che funziona benissimo. Si vedono tranquillamente i pesci fino a 140 metri, e quella la utilizzerò più che altro per andare in cerca del dettaglio. Quando vado a caccia di calamari funziona benissimo questa, ma se c'è tanto pesce foraggio allora preferisco la TM150M. Mi fa una discriminazione più precisa, riesco a vedere il calamaro anche quando è vicino ad altri pesciolini, facciamola così. Per tutti i pesci che sono molto vicini al fondo, la TM150M sicuramente mi darà un vantaggio. Adesso la fase successiva è montare un po' di scotch, questo blu ovviamente, che serve e resiste anche all'acqua, in modo da andare a proteggere la zona, ma soprattutto darmi la possibilità di segnare col pennarello dove devo fare i buchi per fissare le varie sonde. In quel momento parleremo un attimo dell'altezza della sonda rispetto alla chiglia della barca. Posizione della sonda dovrebbe essere questa, adesso vediamo col motore calato. Questa è la posizione che dovrebbe andare bene. Proviamo a guardare così. Ovviamente sarà da regolare bene l'altezza, probabilmente dovrò tirarla appena più su. Come vedete siamo molto vicini al motore, ma anche girando il motore non riuscirei a toccare la sonda, quindi tutto sommato mi va bene. Quando sarò in ricerca con questa sonda dovrò trimmare un po' il motore, proprio per evitare di avere problemi. Qui si vede bene la carena. Come vedete devo mettere ancora un po' di nastro un po' sopra e dopo vi farò vedere da lontano come si vede la sonda una volta installata. È importante comunque che questa sonda sia installata abbastanza vicino al centro carena, se no avremo sicuramente problemi. Sulla nostra piastra abbiamo dei fori che ci permettono di far variare leggermente l'altezza e la posizione della sonda. Quindi noi cominceremo col fissare la prima vite, diciamo qui, in modo da poter comunque
spostare un po' più in su o un po' più in giù la nostra sonda in funzione dell'altezza che gli dobbiamo dare. Comunque io penso che saremo giusti con questa posizione qui. Poi se sta più in basso, diciamo di 1 centimetro, non sarà sicuramente un problema. Ecco, forse è proprio l'ideale. Controlliamo. Dobbiamo avere l'ingresso dell'acqua dalla parte davanti circa in questa posizione sulla sonda, una cosa di questo tipo. Quindi così dovremmo esserci. Facciamo un segnetto anche qua, così abbiamo dei riferimenti. Adesso possiamo cominciare a vedere dove fissare anche l'altra sonda, ma prima finiamo questa. Qui abbiamo le viti, che sono belle toste. Queste sono quelle che andrò a utilizzare per la sonda SideScan, mentre queste sono le viti che vengono utilizzate per la P66. Come vedete sono un po' più corte. D'altra parte la sonda SideScan ha bisogno di essere un po' più resistente. Non so come fare per farvi vedere la differenza di lunghezza. Comunque vanno montate qui sullo specchio di poppa. Adesso vi mostro il SICA. Un'altra cosa che però voglio comunque dirvi, che nelle nostre confezioni delle sonde abbiamo sempre le istruzioni. Quindi questo è il caso della TM150M, ma troveremo tutto quello che ci interessa, sia per l'installazione, come va installata la sonda, che anche la posizione sulla barca. Vedete? Qua viene spiegato come dovrebbe essere installata la sonda. Questa cosa non occorre che sia precisissima. Ha un senso solo in certe situazioni con i motori che hanno le eliche proprio vicine ai trasduttori, ma qui siamo molto lontani con un fuoribordo, quindi vedete c'è anche spiegato come si passa il cavo e soprattutto come si fa a mettere la sonda in linea rispetto alla carena. Trovate tutto comunque nelle istruzioni. E questa è la posizione delle viti che dovrebbe essere mantenuta. Il silicone che utilizzerò per questo montaggio sarà questo, è un SICA, il 591, è adatto all'uso nautico, c'è anche un yacht disegnato, non è anti-UV, quindi questo non va bene per fare i lavori in coperta sugli oblò, su quelle posizioni lì. Questo è quello che va bene sicuramente per le sonde e si trova, come vedete, anche in formati un po' più piccoli rispetto al classico tubo con la pistola. In descrizione vi lascerò anche il link se lo volete comprare su Amazon. Quindi si apre, si toglie questo pezzettino di sicurezza, a questo punto si avvita fortemente la punta, vedete come è fatto? Ci sono due lame che vanno a tagliare il tubetto, quindi noi lo inseriamo, stringiamo forte, stringendo andiamo a rompere il tubetto e adesso qui se io già premo sicuramente viene fuori il SICA perfetto. Nella confezione trovate anche il cappuccio, che è questo qui, piccolino, che quando non lo andate a utilizzare, vabbè, questo qua serve per schiacciarlo ancora meglio sulla parte dietro e questo una volta finito il lavoro va inserito così in modo che non si asciughi in brevissimo tempo. Questo adesso è pronto. A questo punto la prossima operazione che consiglio di fare per lavorare con più facilità è smontare il trasduttore del supporto in modo che possiamo andare a fare i buchi e mettere anche le viti con un po' più di facilità. Quindi 2 chiavi da 15 perché questi
sono americani, quindi hanno le misure leggermente diverse dalle nostre, e andiamo a smontare il nostro dado in questo modo. Togliamo completamente. Qua ci sono un paio di pezzettini che non bisogna perdere. Ecco fatto. E abbiamo il nostro supportino libero. Bisogna ricordarsi che questo l'abbiamo trovato montato in un certo modo, che sarà questo. Quindi cerchiamo di mantenerlo nella stessa posizione per andarlo a mettere qui. Ecco qui. Allora, riprendiamo il nostro pennarello e a questo punto, visto che la trazione maggiore la facciamo in basso, andremo a mettere le due viti qua, così, un po' più in alto, in modo che questo ci permetta di ancora muoverci qualche millimetro eventualmente se dovesse servire. E questa qui la monteremo, sì, va bene qui così, dai. Allora, facciamo un po' meglio questi segni. Ecco qui tutto il kit di installazione della 904. Come vedete c'è parecchia robetta dentro, comprese le istruzioni. Andiamo a dare un'occhiata se stiamo facendo tutto giusto. Perfetto. Guardate un po' la posizione. Elica, 15 cm dall'elica, qui ci saremo più o meno, e soprattutto la carena. Andiamo a vedere se c'è qualcos'altro in più. Ecco qui lo spaccato, i viti, i pezzi. L'unica cosa, vabbè, dopo dovremo andare a vedere bene l'inclinazione, ma non sarà un problema. L'unica cosa sono le viti, che sono veramente tanto grandi, perché sono queste. Quelle che vi mostravo prima erano della TM150M, mentre queste sono proprio le sue e sono delle vere e proprie belle vitone. D'altra parte sono giuste per questo supporto, perché entrano perfettamente e si bloccano. Quindi sicuramente andremo a montare le sue, anche se sono così lunghe. Sinceramente vi dico, potrebbero essere anche un po' più corte, sono veramente tanto lunghe queste. Ecco qua, mi sono preparato anche l'attrezzino. Questa è una chiave da 3 ottavi, ovviamente, perché queste sono viti americane, quindi questa si adatta perfettamente, e con il cricchetto andremo a metterla dentro. Procediamo quindi con i fori. Eccoci qua, una bella punta da 5, è praticamente lunga come tutta la vite, e adesso possiamo andare a fare i fori e inserire il tutto. Cominceremo col foro centrale. Mi raccomando, cercate di controllare di essere ortogonali alla poppa della barca.
Allora, ho voluto posizionare la piastra per essere sicuro di fare i fori preciso, perché dopo il gioco che c'è è veramente minimo. Quindi se si sbagliano i fori anche solo di 2 mm destra-sinistra, la nostra sonda si troverà storta. Quindi dobbiamo essere sicuri di fare i fori esattamente nel punto preciso, al centro dell'asola. Un ultimo controllo. Ecco fatto. Come vedete, adesso avrò la possibilità anche di variare leggermente l'altezza della sonda per andarla a posizionare nel punto più preciso. Adesso li smontiamo di nuovo, alesiamo un po' i fori qui per poterci mettere bene dentro il Sika e dopo andremo a montarlo ovviamente senza il nastro. Finita questa sonda procederemo con le altre due. A questo punto tolgo la punta del trapano e vado a montare una piccola fresa. Ne ho di più belle anche, ma in questo momento ho trovato solo questa nella scatola, quindi vado ad allargare un po'. Perché faccio questo? Perché in questo modo, mettendo dentro la vite, non vado a spezzare il gel coat, che è molto rigido, non è elastico. Quindi togliendo un po' di gel coat qua intorno, non rischierò di fare delle crepe, che nell'acqua sono deleterie. Ecco fatto. Fori ben alesati. Adesso bisogna soffiare con un po' di aria. Se non avete l'aria, usate almeno una cannuccia, ma in qualche modo, oppure bombolette di aria compressa, ma pulite sempre bene i fori, altrimenti il Sika può non aderire perfettamente. In questo modo invece siamo sicuri che funzionerà benissimo. Prendiamo il nostro Sika, andiamo a inserirlo all'interno del nostro foro. Facciamo così. Ovviamente il Sika ha anche la sua chiavetta, no? Che per far meno fatica si inserisce qua dietro, in questo modo, dopodiché si gira e in questo modo si fa ancora più pressione. Vedete l'aria compressa come mi ha sputato fuori il Sika? Io ho riempito molto il buchino,
possiamo lasciare così comunque, oh, se no torniamo a metterlo dentro ancora un po'. Utilizzerò, ecco fatto. C'è la pressione dell'aria che lo fa uscire. Cominceremo proprio da questa. Mettiamo un po' di sicca anche qua intorno. Adesso vediamo se trovo un sistema un po' più veloce e dopo andrò a rifinire di nuovo con la chiavetta. Un po'. Visto che le abbiamo tirate sotto tanto, adesso a me piace l'idea di mettere comunque un po' di sicca sopra l'ultimo centimetro di filetto, perché essendo viti molto lunghe si sono un po' asciugate strada facendo. Allora facciamo così, tanto dopo andremo a pulire quello che abbiamo messo in più. Facciamo così. Ecco fatto. Mettiamolo anche sotto. Avviciniamoci ancora un attimino. E l'ultima parte la facciamo invece con la chiave a cricchetto. Però non vado fino in fondo perché vorrò un po' regolare questo supporto, quindi ancora un pelino. Ok. Questa dovrebbe essere la posizione giusta, quindi la fissiamo.
controlliamo il lato destro-sinistro. Perfetto, possiamo togliere a questo punto la sonda e andiamo a finire di stringere le nostre viti. Dopo con un po' di nitro, acetone o antisilicone andremo a pulire intorno alle viti. Fatto. Faccio vedere come è venuto. Ecco qui l'effetto finale. Adesso è tutto un po' sporco, ma noi andremo a pulirlo ovviamente. Si deve presentare più o meno così. Ormai la luce sta calando, finisco questo lavoro e domani proseguiamo con il resto. Andiamo a montare ancora la P66 e la TM150. Secondo giorno di lavoro, ricominciamo a installare le sonde. Vediamo adesso come andare a posizionare anche la P66 dopo che abbiamo posizionato il nostro SideScan. La prima cosa da fare è stringerlo in modo da essere sicuri che sia posizionato nel modo corretto. Quindi 2 chiavi da 15, questo è il SideScan della FUR1. Andiamo a stringere. Allora, questa qui per il momento lasciamola qua sopra. Dopo passerò tutto con un po' di grasso marino. Questo aiuterà tantissimo a non far formare tutto quello che è alghe. Ecco, adesso la sonda è un po' più stretta, si può regolare nel modo corretto la durezza. Questa è da valutare in funzione del motore che abbiamo, quanto potente è, quanto veloce andiamo, e per una questione di sicurezza, se dovessimo prendere qualcosa dietro, questa deve avere la possibilità di salire. Anche nell'alaggio della barca, io la faccio con il carrello, è importante tirare sulla sonda, altrimenti c'è la possibilità che la poppa tocchi sotto il fondo e quindi vado a rovinare la sonda. Questa qui così va benissimo. Come vedete, quando è tirata su è più alta rispetto al fondo, siamo circa 5-6 cm, quindi non correrò nessun tipo di rischio e in navigazione starà nella posizione corretta, che è più o meno questa, per darmi esattamente l'ecogramma. Adesso vediamo la P66 dove dovrebbe essere installata. Questa è la P66. La prima cosa che dobbiamo sempre ricordarci è che non possiamo andare più su o più giù rispetto a questa linea. Questa è la linea che ci determina la posizione della sonda rispetto alla carena. Quindi io potrò posizionarmi in un punto che sia sempre alla stessa distanza rispetto al bordo d'acqua qui dove esce l'acqua dalla carena. Questa è una cosa importante perché non posso permettermi di stare qua vicino e dico, per esempio, montata così, perché probabilmente, ma potrei anche così, ma sicuramente gli schizzi d'acqua di questa potranno dar fastidio a questa, quindi mi terrò comunque qualche centimetro distante. L'importante è che questa sonda, il SideScan, abbia la vista libera laterale, quindi una posizione come questa non andrebbe bene, in quanto questa qui sicuramente andrebbe a dar fastidio a questa, quindi dovrò comunque tenermi leggermente più alto. L'importante è che la superficie sopra sia almeno a filo di questa. In questo modo anche eventuali schizzi dati dalla navigazione non mi daranno assolutamente problemi. Guardiamola qui ancora in un'altra posizione. Adesso la telecamera falsa un po', ma vi posso assicurare che siamo più in basso rispetto al filo carena. La posizione giusta di questa sonda è questa.
Andiamo a vederlo da un altro punto di vista. Dopo vi mostrerò nel dettaglio la posizione di questa. Io cerco di tenermi più vicino a questa sonda semplicemente perché sono più vicino al centro barca. In questo modo anche il rollio della barca non mi darà quel fastidioso ondulamento sul fondo del mio ecoscandaglio. Se io la dovessi mettere molto più in alto, per esempio qui, potrei farlo sicuramente, ma nel caso di rollio della barca l'ecoscandaglio si sporcherebbe tantissimo. Quindi preferisco metterla abbastanza vicina a questa sonda qui. Una volta trovata la posizione posso andare a smontare la sonda e lavorare solo sul suo supporto. Si fa in questo modo qui. C'è questa linguetta, va tirata giù in questo modo, può essere anche tolta. Qui ci sono due perni e mi ritrovo in mano con il pezzo, diciamo, che serve a me, che deve essere posizionato qui. L'unica cosa che bisogna controllare è stare attenti di fare il lavoro in modo corretto e di quando si posiziona inserirla in questo modo, quindi bloccarla e controllare se l'inclinazione della sonda è corretta rispetto alla barca. In questo caso questa sonda è un po' troppo inclinata in giù, quindi io dovrò mettere sotto la sonda un piccolo spessore che viene dato nelle confezioni. Adesso ve lo mostro. Questi sono gli spessori che trovate nella confezione dell'Ironman. Questo era già stato usato perché questa sonda ce l'avevo già qui sulla mia barca, quindi so che va montato questo supporto. Nel caso, se dovesse servire, si può aggiungere ancora un altro supporto. È un discorso di inclinazione proprio, non per spostare la barca. Non so se si vede. Quindi abbiamo detto che questa è un po' troppo inclinata, la dobbiamo alzare così, quindi questo andrà montato in questo modo qui. Ve lo mostro. Ecco qua, è attaccato perfettamente. E questo dovrà essere montato così. In questo momento ho la sonda che è parallela alla linea della barca. Dopo vi mostrerò, per comodità mia, una volta montata, come si controlla che questa sia più o meno parallela. Ovviamente se c'è una differenza di qualche grado non succede nulla. Meglio se è leggermente puntata verso avanti piuttosto che puntata così verso dietro. Se ce l'ho puntata verso dietro, appena raggiungo la planata, qua si formano delle bolle d'aria e la sonda non legge più. Quindi la posizione giusta è questa.
Andiamo a scegliere la punta giusta per la vite. Come sempre dobbiamo controllare che il diametro della punta sia come l'anima interna della vite. Qua si dovrebbe vedere bene. Vediamo questa. Questa qui è perfetta. Bisogna stare sempre ortogonali a questa parete, quindi non alla carena, ma alla parete. Andiamo a svasare come sempre un po' i fori. Una soffiatina. Preferisco sempre controllare un attimo e inserire le viti, perché dopo aver messo il silicone, se c'è qualsiasi tipo di problema, sporco tutto. Quindi faccio sempre un test, controllo che le viti entrino, che non ci sia nessun tipo di problema e dopo vado a mettere il Sika. Qui problemi non ce ne sono, quindi posso procedere con il Sika. Mettiamo ancora un po' qua intorno. Chiuso. Adesso andremo a controllare l'inclinazione e l'altezza che sia quella giusta. Ovviamente mettendo così le viti ho la possibilità di spostarlo. Come vedete si può muovere in tutte le direzioni. Andiamo a controllare con la sonda.
Ecco qui, questa è la posizione corretta della sonda. Come vedete l'ingresso dell'acqua è qui sullo spigolino e l'uscita cade dove cade. Se la carena fosse stata più inclinata, ovviamente questa uscita sarebbe stata più alta, ma questo punto è quello che comanda. Deve essere sempre in linea con la carena e anche l'inclinazione, cioè questa parte qui, deve essere parallela alla nostra carena. Adesso possiamo andare a stringere le viti in modo da fissare definitivamente la sonda. Anche da questa parte qui nessun problema, siamo paralleli come potete vedere direttamente con la sonda. Questa ovviamente è regolabile, quindi la posso posizionare dove voglio, con una leggera pressione. Dopo anche questa andrà stretta ovviamente. Quella che stiamo regolando adesso è la P66, che è questa qui. La posizione è perfetta. Vado a stringere e dopo vi mostro come si monta il resto della sonda. Adesso, prima di chiuderla completamente, andrò a ingrassare tutte le parti qui dentro, quindi sarò protetto anche dalla ricrescita di molluschi o altre cose. Un pennellino, un po' di grasso nautico possibilmente, ma anche qualsiasi grasso va bene. Diamo una bella ingrassata e dopo chiudiamo. Questo è quello che io uso sempre, mi trovo benissimo, infatti ne ho sempre una bella scorta in casa. Questo mi fa da anti-fouling praticamente. Una volta messo questo sulla sonda, per almeno un anno, ma anche 2, le alghe non cresceranno. Quindi è un ottimo sistema proprio per proteggere tutte le parti che vengono nascoste. Il resto della sonda posso anche utilizzare l'anti-fouling. Ancora meglio se si usa quello della ProSpeed, ma ho già fatto un video anche in questo senso. Intanto diamo un po' di grasso, proteggiamo e dopo chiudiamo la sonda. Pennellino un po' più piccolo, forse sarebbe stato meglio, ma questo ho trovato e questo uso. Ecco, dove è tutto sporco di grasso vi posso assicurare che lì le alghe non crescono. Prima di mettere questo, vediamo di montare. Anche questo. Ok, adesso va montato questo. E questo va chiuso. Perfetto, montiamo il resto dei pezzi della sonda. Ecco gli altri 2 pezzi, abbiamo la copertura di sopra e il tappo che va montato alla fine. Montiamo le 2 vitini sopra e abbiamo finito l'installazione. La sonda è installata, quindi sia il SideScan che la P66.
per la TM 150M la stessa cosa da fare su questo lato. Procediamo. Anche qui era già prima montata una TM 150M, che è questa qui, che andrà posizionata in questa parte. Allora, io non amo spostarmi così tanto, però qui ho un discorso da fare. Vedete questo supporto? Eccolo qua, questo qui. Questo io lo utilizzo con un sistema d'acciaio per fare i test sulle nuove sonde. Quindi ho bisogno di questo spazio qui libero. E la soluzione sarebbe o andare più vicino, andare sotto, vicino al motore, o tenermi più lontano. Se mi tengo più lontano, in questa zona qua sicuramente avrò problemi di aria, perché là in fondo, aspettate che vi faccio vedere, come vedete questa è una barca che è un po' ad ala di gabbiano, e là in fondo c'è una parte che mi tira l'aria sotto e sicuramente l'aria scivola su questa parete. Mettere la sonda qui vuol dire sicuramente avere disturbi, cioè l'impossibilità di leggere quando vado in planata. Devo studiare un attimo, forse tornerò a mettere anche questa qua vicino. Adesso monto il supporto così controlliamo quanto spazio effettivamente mi va ad utilizzare in barca. Ecco il supporto montato. Questo io lo uso per fare i test con le varie sonde che la Airmar o la Furuno mi manda. Qui c'è un'altra side scan di quelle passanti con una frequenza più bassa rispetto a quella che ho installato di là. Comunque andiamo a vedere gli spazi che mi rimangono sullo specchio di poppa. Quindi o vado a montare qui la sonda, che potrebbe essere al limite fattibile, oppure dovrei installarla qui. Sicuramente in questa posizione funzionerebbe meglio. Penso proprio che sceglierò questa posizione. Adesso ve la mostro meglio. La posizione quindi dovrebbe essere più o meno questa. Un po' più a destra. Diciamo simile al side scan che ho alla destra. In questo modo sarò abbastanza tranquillo di non aver problemi di turbolenze. Sì, penso proprio che la installerò in questa posizione qui. Già che ci siamo, daremo una pulita a tutti i pezzi. A differenza della P66, la TM150M va montata in un modo leggermente diverso. Va prima fissata praticamente la sonda sulla sua basetta, che adesso abbiamo pulito ed è tutto in ordine, e dopo si monta la basetta con tutta la sonda sulla barca. Altrimenti ho un piccolo problema con le viti qua dietro. Si riesce a fare, ma io preferisco lavorare così. Quindi vado a installare la sonda. Ok, la blocchiamo anche. Andremo
a scegliere la posizione e la fissiamo già con le sue viti e bulloncini, che sono queste qua. Ora ve le mostro. Queste sono proprio le sue originali. Facciamo così che metta a fuoco. Come si fa? Si mettono i bulloncini dentro, meglio farne uno alla volta per non perdere pezzi, e dopodiché si monta la vite, uno da un lato e l'altro dall'altro lato. Andiamo un po' a stringere. E adesso andremo a controllare la posizione, che sarà praticamente più o meno questa. Come al solito andiamo a controllare l'inclinazione della sonda rispetto alla chiglia. Anche questa qui gira un po' verso il basso, bisognerebbe alzarla ma di molto poco, troppo poco. Proviamo con un supportino, non in questo modo, ma così, altrimenti peggioriamo la situazione. Siamo al limite, ma terremo buono questo. Allora possiamo comunque avvicinarci un po' a questa sonda, perché non andrò a installare sonde gigantesche, quindi va bene così. La posizione giusta rispetto alla carena è questa qui. Andiamo a controllare che sia tutto in linea. Pennarello. Già che ci siamo, no, con questo non ce la faccio, però adesso che ho disegnato il supporto, è abbastanza semplice andare a disegnare la posizione delle viti. Fatto. Facciamo i fori e procediamo. Chiedete sempre qual è la sonda migliore per i calamari. Diciamo che per me è abbastanza indifferente. Sia la P66 va molto bene, ma anche la 150M. Con tutte queste sonde riesce a vedere i calamari perfettamente. La mia preferita in assoluto comunque è la B265LH, passante quindi. Quella per me è la sonda migliore. Bene, in questo caso sono abbastanza tranquillo che vada tutto bene.
posso aprire la sonda nella parte dietro, così. Allora, avevamo detto, questo deve stare così. Perfetto. Come vedete in questo caso riesco a vedere le viti, i buchi delle viti, quindi posso anche montarla direttamente senza dover smontare di nuovo la sonda. Quando farò il varo della barca, se lo faccio con il carrello, alzerò tutte e due le sonde e anche questa proprio per evitare di toccare con le sonde quando si va a scarrellare. Mettiamo il Sicca. Procuriamoci un cacciavite a croce, controlliamo sempre che il cacciavite a croce sia adatto, sia legato bene con la nostra vite per evitare di rovinarla. Le vite in acciaio inox, a differenza di quello che qualcuno potrebbe anche pensare, sono abbastanza morbide. Sono più morbide delle viti in acciaio, diciamo normale. Quindi bisogna sempre avere particolare cura. Posizioniamo la vite. E andiamo a fissare la prima vite. Non scappa più. Andiamo a mettere la seconda vite. Andiamo a ritrovare il buchino. Perfetto. Terza vite. Allora, in questo caso specifico preferisco andare a lavorare a mano per avere la sensibilità giusta del serraggio. Adesso andremo a controllare l'altezza della sonda, che sia giusta e che sia in linea, e poi andremo a serrare il tutto. Direi che così è perfetto, solo un millimetrino più in basso. Eccola qua. Adesso vi mostrerò come si presenta. Andiamo a stringere leggermente. Vediamo un po', facciamo ancora qualche controllino. Adesso dovete guardare questo filo rispetto alla carena, quindi io mi alzerò leggermente, eccolo qua,
come vedete sono in realtà un 2 mm alto, 2-3 mm alto con la sonda, vedete? Ma va bene così, perché comunque l'acqua esce, avrà una certa inclinazione. Potrei abbassarla proprio di qualche millimetro, ma la terrò così, non ha importanza. Bisogna guardare quando appunto la carena è perfettamente dritta. Siamo proprio al limite, 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 limite. L'installazione è finita, daremo soltanto una passatina di grasso internamente per evitare che si formano microorganismi anche all'interno. Manca solo di montare questo piccolo coperchietto qua sopra e fissare i cavi nel modo corretto che non diano fastidio.